Giornata perfetta, oggi piove, novembre, fa freddo, per fare una bella pasta e fagioli. Io lo so già che oggi scateno l'inferno, perché ognuno ha la sua ricetta della pasta e fagioli, io faccio la mia. Utilizzeremo le pentole in terracotta che mi ha mandato il mio amico Taddeo, però non è che dovete usare per forza le terracotte del Taddeo, va bene anche una bella pentola in acciaio bella pesante, va bene anche la ghisa, che è spettacolare, usate quello che avete a casa. Per cucinare i fagioli sono stati a bagno 36 ore, gli ho cambiato l'acqua ogni 7-8 ore, sempre fredda a temperatura ambiente e sono reidratati, erano quelli secchi, però se volete usare quelli in scatola, vabbè, l'ho detto, volete usare quelli in scatola, usate quelli in scatola, dentro nella pentola, tutto a freddo. Questi sono 300 grammi di fagioli a secco, quindi così saranno anche 1 chilo. Sono perfetti come misura per questa legumiera, però attenzione, io i fagioli li uso per fare la pasta ai fagioli, li uso per fare i fagioli in insalata, i fagioli alla messicana, insomma li cucino, poi dopo me li metto in frigorifero. La prima cosa è cucinarli, quindi metteteli dentro l'acqua fredda, i legumi sempre con l'acqua fredda, la pentola fredda. Bisogna coprire di 1 centimetro oltre i legumi, oltre i fagioli in questo caso, e poi si mettono sul fornello. Quindi io non utilizzo tutti questi fagioli per fare la pasta ai fagioli, ne faccio un pentolino a parte, però i fagioli li cucino tutti perché a casa mia i fagioli a voglia se vanno. Li metto a bollire, ci vorrà circa un'ora per cucinare questi fagioli, ma è soggettivo, bisogna assaggiarli. Ho dimenticato di metterci una fogliolina di alloro, ma anche 2, ecco. Per fare la pasta ai fagioli ci vuole un bel soffrittino. Sì, lo so, ci vuole il soffrittino, inutile che... sì, vabbè, fate anche senza se volete. Useremo aglio, cipolla, rosmarino, pancetta e la crosta del formaggio, che l'ho appena scongelata, perché io le consumo, poi le metto in congelatore nella carta stagnola e quando mi servono sono pronte. Aglio intero, via la buccia, via l'anima e lo mettiamo dentro nella pentola. Rosmarino fresco, lo tritiamo finemente, se volete potete mettere anche il prezzemolo se vi piace, però il rosmarino con i fagioli è la morte sua, tritato finemente. Dentro anche il rosmarino, un po' di pancetta se volete, se non volete non gliela mettete, ma gli dà un gusto eccezionale. Una raccomandazione che faccio: quando tagliate le cose per i soffritti così, prima tagliate le robe asciutte e poi tagliate le robe umide, come la cipolla per esempio. Perché? Perché se mi tagliate prima la cipolla, intanto vi mettete a piangere, poi vi resta bagnato il tagliere e poi dopo quando ci tagliate il resto fate su un gran pasticcio, invece qua resta tutto bello pulito. Cipolla bianca, bionda o anche un porro se volete, o lo scalogno, quello che preferite. Olio extravergine d'oliva di quello buono. Non mettete il burro perché vi vengo a prendere a casa. Fate rosolare allegramente per 5 minuti. Il soffritto è soffritto, è diventato bello trasparente, profumato. Allora ci metto un goccino di acqua per fermargli la cottura, non tanto, un bicchiere, mezzo bicchiere, poco, un bicchierino, ecco. Poi ci mettiamo un po' di pepe, abbondante pepe, salare lo regoliamo alla fine perché c'è la pancetta, vediamo bene. Ci metto la mia crosta di formaggio, se volete la mettete, se non volete la mettete, però vi garantisco che dà un tocco. E poi ci metto, qui si scatena la guerra, ci metto pomodori miei fatti quest'estate, un po' di salsa, va bene anche un mezzo cucchiaio di concentrato, serve per addolcire un po' e per dare un po' di colore. Anche questo è facoltativo e potete tranquillamente non metterlo. Ne metto un po' di più perché è molto chiaro questo tipo di pomodoro, perché l'ho fatto con i miei pomodori, che qui sulle Alpi non è che diventano molto rossi, ecco. Ecco, una bella giratina, abbassate il fuoco, con questa poca acqua lo lasciate cuocere, stufare tranquillamente una mezz'oretta, che è giusto il tempo che manca ai fagioli per finire di cuocere. È un bel profumino, mi voglio proprio prendere un pezzo di pane e pucciare. In questa mezz'ora la crosta di formaggio, che era molto sottile, si ammorbiderà dal suo sapore, l'aglio si cuoce e tutti i sapori andranno insieme. Se per caso si asciuga, vedete che si asciuga troppo, vedete anche un pochino di acqua dei fagioli e la diluite un pochino, la fate cuocere lentamente. Vedrete che quando sono pronti i fagioli è pronto anche il nostro soffritto, la nostra base per la pasta e fagioli. I nostri fagioli sono cotti, ci hanno messo un po' più di un'ora, un'ora e un quarto circa, ma lì è soggettivo, dipende dai fagioli.
Allora, una parte la uso per la pasta e fagioli, una parte la metto con la sua acqua in frigorifero, che la userò per farci i fagioli in insalata, tutto quello che volete. Ricordo che qui è solo acqua e alloro, nient'altro. Aggiungo i fagioli con una buona dose della sua acqua nella pentola dove cucineremo anche la pasta. Non c'è bisogno di macinarli, schiacciarli, polverizzarli, fargli del male. Niente, se sono cotti va bene così. Ci metto della pasta, mettete quello che volete, io metto dei taglini integrali, ma potete mettere quelli normali, gli spaghetti spezzati, le tagliatelle, gli avanzi dei sacchetti che avete in fondo all'armadio, quello che volete, circa 30 grammi a testa. Ovviamente se usate i fagioli in scatola, tutta la parte della cottura dei fagioli la evitate, tutto è più facile, però così sono anche molto più buoni. Inoltre a me piace spessa, quindi ho messo poco liquido dei fagioli nella messa, ma se voi la volete più liquida ci mettete un po' più di liquido e un po' meno di fagioli. Potete fare un po' come preferite. La pasta non fatela troppo scotta ed è bene cuocerla dentro nei fagioli, non a parte, così vi addensa bene, si insaporisce bene, più buona. Una giustatina di sale e siamo a posto, 10 minuti è pronta. Ed eccola pronta, bella bollente, io me la metto in una bella tazza e me la mangio. Naturalmente ci sarà la guerra per la crosta di formaggio, la lascio agli altri, dai. Una bella pepata fresca, abbondante, che a me piace, bella abbondante, e un goccino di olio extravergine d'oliva, di quello buono, possibilmente toscano, per questa volta.